Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo con un altro ragazzo amante delle lingue di mindset, ovvero strategie e schemi mentali per dedicarsi allo studio delle lingue da autodidatti. Il video tratterà diversi punti, diverse strategie che Francesco utilizza abitualmente e di cui parlerà con me, cercando di confrontarci, di scambiarci le nostre opinioni. Questa sarà solamente la prima parte, seguirà infatti poi più avanti una seconda parte. Bene Francesco, innanzitutto magari se vuoi dire due parole su chi sei, visto che sai anche un sacco di lingue, puoi menzionarle, puoi dirci quali lingue studi. Certo. Ciao, mi chiamo Francesco. Prima di tutto grazie mille Andrea per questa occasione. Ti ho già detto che sono un tuo fan, no? Ti seguo comunque il tuo canale perché penso che tu sia una persona e un poliglotta molto interessante. Grazie. Io mi chiamo Francesco Bruno, sono di Torino, sono nato in una città che si chiama Agropoli, ma da 5 anni vivo a Torino perché, proprio come detto, ho una grande passione per le lingue straniere, ne studio 12, quindi ti faccio un po' di concorrenza, diciamo, in questo, perché so che anche tu ne studi molte, forse sarai arrivato a 14, non so, una quindicina. Sì, più o meno. Le lingue che abbiamo delle lingue in comune, tra cui il bulgaro, ucraino, russo, polacco, spagnolo, portoghese, inglese, francese, italiano, turco, tedesco e cinese. Queste sono le lingue che studio da 8 anni. Perfetto, direi che è un elenco assolutamente interessante. Ci sono tante lingue, se vogliamo, tra virgolette strane, ad esempio il turco, il bulgaro per l'appunto, ma anche l'ucraino. Direi che non sono tanti gli italiani che studiano lingue così poco, diciamo, mainstream. Ecco, per cui complimenti. Grazie. Bene Francesco, allora mi hai detto che tu segui delle strategie particolari per imparare queste lingue, giusto? Certo. Allora, puoi la dirmi prima... qualcosa? Certo, di solito Andrea sai benissimo, soprattutto visto che sei un professore di tedesco e in russo, avrai molti alunni. E quante volte Andrea hai sentito dai tuoi alunni la frase iniziale, magari quando cominciano a studiare la lingua, tra un anno, il mio obiettivo è tra un anno parlare la lingua bene. Voglio sapere questa lingua a un livello molto alto. Molte volte penso, no? Quindi troppe volte. E per me, penso che tu sia d'accordo con me, avere un obiettivo concreto è quello che soprattutto all'inizio dello studio può fare una grande differenza. Quindi comunicare con se stesso, usare delle parole molto più precise. Quindi non serve dire voglio imparare la lingua bene, perché in quel momento, che tu lo voglia o no, all'universo che ti ascolta e a te stesso non stai dicendo assolutamente niente. Se invece noi dicessimo per il 21 di giugno del 2022, 2023, 2025, quello che vuoi, voglio sapere, oppure saprò, ecco, usare il futuro, vedi come è importante la comunicazione con te stesso, la lingua bulgara a livello C1. La comunicazione con se stesso è molto diversa. Ok, e in questo modo l'obiettivo concreto ti dà la possibilità di avere un forte perché. Molte persone, infatti, come ti stavo dicendo, quando cominciano a studiare una lingua, soprattutto lingue come il turco, l'ucraino, sono comunque delle lingue difficili, smettono di studiarle perché dimenticano il perché iniziare. Cosa ne pensi, sì. Andrea? Assolutamente sì, questa è una cosa che succede purtroppo molto spesso. Appunto io, come sai, come hai detto, insegno lingue, per cui vedo questa cosa anche proprio nel quotidiano e sono perfettamente d'accordo con te nel porsi un obiettivo concreto. Alla fine forse è un po' come quando magari uno si mette a dieta. Se ti dici devo perdere 10 kg entro il mese di giugno, sicuramente è tutta un'altra cosa rispetto al dire non devo mangiare male, devo perdere chili. Così sei troppo vago. Assolutamente. Esattamente. Quindi Andrea, possiamo dire anche che questi punti che oggi vogliamo elencare
sono dei punti che valgono nello studio delle lingue straniere, ma che in realtà, se ci pensi, no, possiamo usare in ogni ambito lavorativo, ok? Per avere successo, per ottenere i nostri obiettivi, piccoli obiettivi come la dieta, oppure fare sport, 10 minuti di sport ogni giorno, cioè avere comunque un perché iniziale. Assolutamente, proprio di sì. Va bene Francesco, allora ho visto che come secondo punto mi avevi indicato avere una strategia, la passione non basta. Il titolo mi sembra molto interessante, cos'è che intendi dire nello specifico con queste parole? Che sicuramente la passione in ogni cosa che fai, in ogni lavoro che porti avanti è molto importante, ok? La passione che cos'è? È quel fuoco che ti porta ad essere interessato, ok? È quel fuoco che ti dà la possibilità di saltare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. Questa è la passione, ok? Non so se capita anche a te, io certe volte, magari lo facevo più spesso prima, non ricordavo di sera, magari molto tardi, delle parole in bulgaro oppure, non so, in inglese o in altre lingue, mi svegliavo perché dovevo trovare quella parola, perché senza sapere quella parola, senza ricordare quella parola, non potevo addormentarmi. Cioè, non so se capita o sono l'unico pazzo oppure capita anche a altre persone, altri poliglotti. Comunque questa è la passione, ma in ogni cosa, se non sai gestire te stesso e quindi il tempo che hai a disposizione, non sai gestire il tuo obiettivo quotidiano, sicuramente non potrai ottenere il massimo, ok? E quello che vogliamo ottenere, correggimi se sbaglio Andrea, anche nello studio delle lingue è proprio il massimo, quindi ottenere sicuramente delle cose in più. Quindi la strategia è la tecnica è il metodo che ogni persona ha, che logicamente si differenzia da persona a persona. Sicuramente se ti chiedessi Andrea qual è l'obiettivo, sì, oltre all'obiettivo, ma qual è il metodo personale che tu usi nello studio delle lingue, no? Che conosciamo, no? Le lingue che tu studi e che abbiamo anche in comune, sicuramente avrai un metodo differente dal mio, oppure magari troviamo qualcosa di simile, però è un obiettivo che ti dà, diciamo, ti porta soddisfazione, ti piace, funziona con te e quindi è una cosa che assolutamente devi seguire. Questa è la strategia secondo me. Tu Andrea, che tipo di strategie usi? Cioè, com'è che tu studi? Qual è il metodo che tu usi per studiare le tue lingue? Ma a me piace molto l'idea di crearmi un ambiente linguistico attorno a me. Cioè, per esempio, facciamo l'esempio del russo. Studiare il russo non vuole dire solo prendersi la grammatica e leggere le regole, memorizzarle. Ovviamente c'è anche questa parte, soprattutto in una fase iniziale, ma poi la lingua che cos'è se non comunicazione? La lingua serve come strumento per comunicare. Per cui quello che mi piace fare e che praticamente tutti i giorni faccio con tutte le lingue che so è quello di portare le lingue nel mio ambiente. Per esempio, proprio banalmente, guardo film in lingua straniera piuttosto che mi circondo di musica straniera in altre lingue, oppure frequento persone, adesso purtroppo solo virtualmente, comunque persone che parlano altre lingue, ma anche per esempio le stesse abitudini magari alimentari, ho portato nelle mie abitudini cibi, piatti di altre culture. Tutto questo serve a creare attorno a me un ambiente che in qualche modo mi facilita l'apprendimento, perché l'apprendimento appunto significa scoprire una nuova cultura e farla propria. Quindi non so se questa cosa anche tu probabilmente la fai. Assolutamente. Tu sai che io sono un grande appassionato di lingue slave, ok? Studio l'ucraino, il russo, il bulgaro, e io per inserirmi, no, in questa cultura, fare mia anche una cultura diversa dalla mia, cucino anche piatti ucraini, bulgari, russi. Magari non mi vengono in modo strepitoso, no? In una maniera perfetta, però mi dà la possibilità di assaporare meglio la cultura e tutto questo mi motiva a studiare ancora di più. Quindi hai detto una cosa giustissima,
E conoscere un'altra lingua non significa, proprio come stavi dicendo, non significa solo conoscere delle parole, tradurre da una lingua all'altra, ma sentire proprio dal punto di vista dello spirito, no? Possiamo dire, non solo mentale, non solo dal punto di vista razionale, ma dal punto di vista anche spirituale, quello che le persone ci vogliono dire. Quindi capire anche gli scherzi, no? Secondo me il grado massimo che una persona può avere nello studio delle lingue, diciamo dal punto di vista delle conoscenze, è proprio capire gli scherzi, perché se capisci gli scherzi vuol dire che capisci anche la cultura e la mentalità di quel popolo. Certo, assolutamente. Infatti si dice spesso che proprio l'ultima tappa nell'apprendimento di una lingua è proprio quello, guardare, che ne so, magari un programma comico e poter capire davvero le battute e tutto quello che è nascosto dietro il significato delle parole, capire i giochi di parole, assolutamente. Esatto. Sì, sono d'accordo con te. Esatto. Bene. Poi Francesco, il terzo punto che abbiamo individuato è quello di avere una pratica perfetta. Cosa intendi tu con una pratica perfetta? La pratica perfetta, secondo il mio punto di vista, non è altro che un insieme di abitudini di successo che ti portano all'obiettivo di successo, che ti portano al raggiungimento in modo, diciamo, ottimale del tuo obiettivo. Okay? Pensiamo un po' alle lingue che dal punto di vista fonetico ci possono dare maggiori problemi. Io studio il cinese da 6-7 mesi con Assimil, grandissimo libro che tu mi hai consigliato. E il cinese, come sai, è una delle lingue che dal punto di vista fonetico ti può dare molti problemi, ok? Dal punto di vista grammaticale è molto facile, ma la scrittura e la pronuncia sono due degli elementi che hanno bisogno sfortunatamente di molto tempo. Immagino, poi con tutti i toni. Esattamente, proprio i toni. Quindi io cosa sto facendo? Il primo anno mi sto focalizzando solo sulla pronuncia. Sto imparando a parlare, quindi le prime frasi, le frasi basiche che posso utilizzare quando mi presento, quando conosco per la prima volta una persona, ma mi sto focalizzando sulla pronuncia. Perché? Perché che nel momento in cui imparerò sin dall'inizio la pronuncia delle parole, quindi imparerò bene i toni, e farò in modo che il mio cervello li assimili in modo corretto, avrò da qui a un anno oppure 2 anni, che dipende dal mio obiettivo, un anno, avrò la possibilità di essere capito meglio dai madrelingua e di capire molto meglio, perché come sai la comprensione in una lingua straniera non dipende dal numero di parole e espressioni che la persona sa, ma dipende dalla pronuncia che la persona ha. Quindi nel momento in cui hai una buona pronuncia ti spiegherai, ti potrai esprimere meglio, le persone ti capiscono e avrai la possibilità di capire molto di più. Quindi questa per me è la pratica perfetta, concentrarsi su quegli elementi, come per esempio la pronuncia in cinese, che a parer mio ti può dare più problemi, ok? Quindi focalizzarsi sulla pronuncia il primo anno e poi focalizzarsi su altri elementi come per esempio la scrittura. Cosa ne pensi? Certo, sì, su una lingua come il cinese questa sicuramente è la strategia forse migliore, ma anche in generale direi che la pronuncia comunque è un aspetto che tante volte la gente non considera, tanti dicono fa niente, io sono italiano, parlo come riesco. Invece direi che la pronuncia è un aspetto che va curato bene, soprattutto poi quando siamo giovani, perché chiaramente è più facile acquisire nuovi suoni. Questo lo dico spesso anche ai miei studenti più giovani, ma vale un po' per tutti, diciamo. E poi, logico, con le lingue così diverse come il cinese c'è anche il problema della scrittura, però io lo metterei in secondo piano, anche perché obiettivamente se non conosci le parole, non sai come si dicono, non ti serve neanche niente saperle scrivere. Quindi prima giustamente impari a pronunciarle, impari a farti un po' l'orecchio e solo dopo in un secondo momento puoi passare anche al resto. Sì. Proprio Andrea, se ci pensi, proprio come i bambini inizialmente i primi, non so, 8 anni, ok, dipende un po' dal sistema scolastico poi del paese, non sanno la grammatica. Se parli di pronome, di sostantivo, non sanno cosa siano, però parlano la lingua meglio di te, che magari non sei madrelingua,
ok? Quindi c'è qualcosa sicuramente, imparare la lingua come i bambini, e ripeto, Arsimil ci dà questa possibilità secondo me, quindi imparare la lingua in modo automatico, in modo naturale, è sicuramente per me la pratica perfetta. Ecco che cosa significa per me avere la pratica. Certo, sì, in questo il metodo Assimil eccelle, infatti si chiama proprio metodo intuitivo, proprio perché come i bambini imparano intuendo, quindi sicuramente è proprio la maniera migliore di imparare una lingua, vai tanto per imitazione. Poi Esatto. Oltretutto la lingua, prima ancora che essere scritta, nasce proprio oralmente. Se ci pensi una volta non esisteva neanche la scrittura. Gli esseri umani parlavano, Esatto. comunicavano con la voce e basta. Quindi partire da questo è senz'altro il punto più corretto. Esatto. Ok, passiamo adesso al quarto punto, sfruttare i propri errori per imparare, ovvero gli errori devono insegnare. E qua mi viene subito da pensare anche al nostro modo di dire, sbagliando si impara. Esatto. Che cosa mi dici a proposito? Sicuramente, come sai benissimo, Andrea, gli errori sono la condanna e sono un incubo per i poliglotti, ok? Perché logicamente, sapendo molte lingue, questo ti dà una grande responsabilità. Sapere soprattutto delle lingue che sono molto simili fra di loro, basta pensare allo spagnolo e al portoghese, la confusione che si può fare veramente, ok? E quindi molti errori, logicamente, se non sai gestire la propria emotività, ti possono portare in uno stato di disperazione, ok? Quindi magari smettere di studiare, sto facendo troppi errori, non va bene. Ecco, perché dico sempre che gli errori in realtà ci devono insegnare. Noi dobbiamo, non sfruttare, perché la parola sfruttare in realtà è una parola negativa, dobbiamo monetizzare e dobbiamo valorizzare gli errori che facciamo. Ti faccio un esempio, ok? Vado direttamente sul pratico, così le persone che ci seguono possono capire direttamente come valorizzo gli errori che faccio. Mm-hmm. Ogni volta che faccio un errore in una lingua, riscrivo questa parola sul quaderno, magari inizialmente vicino a questa parola, oppure un'espressione. Avevo scritto solamente 3 frasi, perché come sai la parola va imparata nel contesto. Assolutamente. Vicino alla parola, quindi cosa faccio? Voglio esagerare, sembra in modo giusto, scrivo 6 frasi, quindi 6 esempi, e allo stesso tempo cerco questa parola su vari dizionari, trovando così in questo modo anche dei sinonimi. Quindi non scrivo solo la parola che avevo sbagliato, ma faccio in modo che quella parola mi possa insegnare altri sinonimi. In questo modo ingrandire il mio vocabolario. Questo è quello che faccio io personalmente. Andrea, sono molto curioso, no? Perché comunque tu sei un poliglotta a tutti gli effetti, ok? Secondo me il tuo grado di essere poliglotta può essere tanto alto come quello di Luca Lampariello che abbiamo in Italia, oppure di altri poliglotti russi come addirittura. Ti voglio chiedere, che cosa fai tu? Ecco, svelaci un po' questo segreto, no? Che cosa fai tu per valorizzare gli errori che tu fai? Questa è una domanda molto interessante. Effettivamente gli errori ti insegnano veramente un sacco di cose. Tra l'altro anche psicologicamente hanno una funzione molto rilevante, perché quando sbagli si dice che di solito l'errore te lo ricordi, te lo porti dietro con te. E in questo modo, se poi sei furbo, in una situazione analoga non ripeti più 2 volte la stessa cosa. Questo è vero anche proprio con le lingue. Mi viene sempre in mente una volta che ero stato negli Stati Uniti e era una delle mie prime volte in un paese di lingua inglese e avevo ordinato una pizza che era famosamente nota come pepperoni pizza. E io a quel tempo stavo vivendo un po' una fase vegetariana, per cui ordinando questa pizza mi aspettavo di trovarmi una pizza appunto con i peperoni
E invece no, a mia grande sorpresa mi ero trovato una pizza con del salame. E questa figuraccia, questo diciamo momento un po' imbarazzante mi ha fatto ricordare comunque questa parola un po' per tutti gli anni successivi, e per cui una cosa che faccio è proprio quella di pensare sempre alle esperienze passate, di rivedere un po' quello che mi è capitato di vivere in passato e trarre da questo degli insegnamenti. Inoltre questi aneddoti spesso è bello riportarli anche ad eventuali studenti se tu insegni una lingua, perché è un modo anche per sapere ridere un po' di quelli che sono stati i tuoi piccoli insuccessi e trarne un insegnamento. Ma mi piaceva molto anche la cosa che avevi detto prima dell'imparare le parole nel loro contesto. Tu hai detto che infatti cerchi anche sinonimi sul dizionario. Ecco, un altro suggerimento che possiamo dare magari anche a chi ci ascolta, a chi ci segue, è quello del ricorrere alle collocazioni. Probabilmente tutti quelli che hanno studiato linguistica sanno cosa sono le collocazioni, però non tutti gli studenti di lingue sono formati in questo ambito, eppure sarebbe senz'altro un qualcosa a cui prestare attenzione. Tu cosa ne pensi in merito a questo? Sicuramente, sai, il sistema scolastico oggigiorno ci insegna come non bisogna studiare una lingua. Mi dispiace dirlo, però secondo me molti insegnanti non riescono a motivare al 100% lo studente, a insegnare il metodo allo studente, perché secondo me, se ci pensi Andrea, la cosa più importante secondo me, che può, una qualità diciamo fondamentale che tutti gli insegnanti devono avere, è essere dei bravi, delle persone che dal punto di vista psicologico riescono a capire l'altra persona, quindi lo studente, possono motivare lo studente. E la maggior parte dei professori, l'inglese per esempio, no? I più diffusi, insegnano ai propri studenti i verbi, i famosi irregular verbs, ok? Come un elenco di parole che devono imparare a memoria. Quindi lo studente cosa fa? Si scoccerà, penserà: ma perché devo imparare a memoria? Non mi sto divertendo. Le persone, indipendentemente dall'età, fanno le cose per divertirsi. E quindi per imparare le parole bisogna fantasticare. Imparare 5 parole al giorno sembrano poche, ma in realtà alla fine del mese sono tante, e cercare di fantasticare, quindi imparare queste parole collocandole in situazioni che ti fanno ridere. Più la situazione sarà stravagante e più il cervello sarà stimolato. Vero. Ricordiamoci che il nostro cervello è una macchina, ha un potenziale enorme, ok? Quindi non riesce a distinguere ciò che è vividamente immaginato da ciò che succede davvero. Quindi nel momento in cui io immagino di usare quelle parole che io voglio imparare in una situazione, non lo sto vivendo fisicamente, sto vivendo una situazione magari che mi fa ridere, ecco, deve essere super stramba, super strana, ok? E per il nostro cervello quella cosa sta succedendo davvero. Sono sicuro che quelle parole non verranno dimenticate più. Io uso queste tecniche, quindi collocare quello che stai dicendo tu, quindi la collocazione, collocare le parole e in contesti, in situazioni in cui noi possiamo utilizzarle, in cui noi fisicamente ci vediamo. Quindi secondo me questo è un punto fondamentale. Certo, sì, assolutamente. Quello poi del legare una parola a una risposta emotiva, immediata e automatica da parte del nostro cervello, assolutamente funziona molto per portare la parola nella memoria a lungo termine. Questo è vero. E quello che stiamo dicendo, per chi ci segue, non è parapsicologia, non è una cosa inventata, ma ci sono proprio ricerche che testimoniano e dimostrano questa cosa, quindi mi sento di condividerla al 100% con te, Francesco. Ok, adesso tocchiamo l'ultimo punto per oggi, per questa prima parte del nostro incontro, e appunto quest'ultima strategia che abbiamo individuato è quella di differenziare il proprio lavoro. Francesco, vuoi spiegare un po' meglio che cosa significano queste parole? Differenziare il proprio lavoro
in ogni cosa che facciamo è importantissimo, quindi non è qualcosa che riguarda solamente lo studio delle lingue straniere, ma ogni lavoro che noi facciamo. Pensiamo al momento in cui andiamo in palestra, ok? Quindi cerchiamo di far crescere i nostri muscoli e di aumentare il volume muscolare. Noi non ci focalizziamo solamente su un solo esercizio, ma ci focalizziamo su vari esercizi che possono stimolare il muscolo, lo stesso muscolo. Ok? La stessa cosa faccio io per quanto riguarda lo studio delle lingue straniere. Quando voglio comunicare, voglio parlare, voglio esprimere, ok? Voglio mettere in pratica le lingue, non ho magari sempre la possibilità di parlare con qualcuno, trovare qualcuno con cui posso uscire, soprattutto in questo periodo. Quindi cosa faccio? Mi posiziono di fronte allo specchio e incomincio a parlare con me stesso. Sembra una cosa strana, ma funziona, almeno per me. Assolutamente, questa la faccio sempre, scusa se ti interrompo, la faccio sempre anche io. Parlare davanti allo specchio aiuta tantissimo, sia proprio come pratica dello speaking, ma anche per acquisire maggior sicurezza in se stessi. Quindi questa è un'ottima strategia che tutti dovrebbero seguire. Esatto, poi come ti stavo dicendo, anche per la comunicazione è importante immaginare te stesso, quindi qua ritorniamo un po' al punto di prima, no? Quindi immaginiamo noi stessi in una situazione, ok, una situazione magari strana, non so, magari dobbiamo dare delle indicazioni, ok, stradali, quindi che frasi vorreste usare in quella situazione? Quindi, e se non sapete magari quella frase esatta che vorreste usare, ecco, scrivetela magari nel foglio e imparatela, perché quando vi ritroverete in quella situazione là, automaticamente saprete come utilizzare, non so, una determinata parola o un'espressione. Quindi, oppure lavorare sulla dizione, ok? Leggere ad alta voce è un esercizio. Lavorare, mettersi la penna e una matita in bocca, sembra strano, ma funziona. Quindi per migliorare il movimento, no? E anche ripetere quello che attori, persone che magari seguiamo, dei YouTuber per esempio che ci piacciono su YouTube, seguire come parlano, quindi l'intonazione, e cercare di ripetere automaticamente. Ecco, quindi per la pronuncia uso questi 3 esercizi, quindi sono 3 esercizi per stimolare praticamente la stessa cosa. Quindi come è importante secondo me, ecco che cosa significa secondo me differenziare il proprio lavoro. Certo, assolutamente. Diciamo che si può forse parlare anche di apprendimento come qualcosa di molto flessibile, per cui un po' ci riconduce anche a quello che forse avevo detto io all'inizio, cioè che imparare una lingua non è solo prendere il libro di grammatica, ma è un'infinità di altre cose, non c'è solo quello. Quello ci deve essere assolutamente, perché comunque la grammatica è un po' lo scheletro della lingua, però poi c'è tutto il resto, ci devi fare la pelle e questa pelle deve anche essere abbellita in qualche modo. Per cui certo, ci sono assolutamente tantissimi altri punti che vanno toccati per poter poi arrivare a padroneggiare una lingua straniera. Assolutamente. Guarda, sono molto curiosa di ascoltare e di leggere l'opinione dei tuoi iscritti, quindi le persone che ti seguono, perché noi, come detto inizialmente, abbiamo altri 5 punti, ma vogliamo farvi stare un po', diciamo, sul fuoco, quindi non vogliamo svelarvi tutto. Scrivete nei commenti quello che pensate e saremo molto felici di formare e di organizzare una seconda parte. Certo, e poi chiaramente se avete anche altri spunti da darci, oppure vorreste che parlassimo di altri argomenti inerenti al tema dell'apprendimento delle lingue, fatecelo sapere. Potremmo trattarne tanti altri, ecco, certo. Senz'altro. Certo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa prima parte, spero che l'abbiate trovata interessante e ringrazio Francesco per aver parlato con me in questa mezz'oretta. Grazie a te, Andrea. Ci vediamo molto presto con la seconda parte. Non dimenticate di mettere like al video, come già vi abbiamo detto prima, commentate senza esitare, condividete il video e a presto.